Lunedì 5 aprile 2010. Sono le 15:02 quando una violenta esplosione si propaga per diverse centinaia di metri sottoterra all'interno della miniera di carbone Upper Big Branch in West Virginia, Stati Uniti, uccidendo 29 minatori e collocandosi come uno dei peggiori disastri minerari avvenuto negli USA negli ultimi decenni. La Peabody Coal Company ha aperto la miniera nel giacimento Mount Coal Eagle il 1 settembre 1994, ma appena un mese e mezzo dopo, ovvero il 15 ottobre 1994, la Performance Coal Company, una filiale di Massey Energy, acquisì la miniera e iniziò a produrre carbone come Upper Big Branch Mine South il 5 novembre 1994. Inizialmente l'attività di estrazione si svolse nella zona sud della miniera con il sistema a stanze e pilastri, utilizzando minatori continui, in inglese continuous miners, come quelli che vedete nelle immagini. Queste macchine sono delle frese a tamburo semoventi. Su ogni tamburo sono presenti delle punte coniche in carburo di tungsteno raffreddate con getti d'acqua a spray ad alta pressione. Oltre a raffreddare le punte, questi getti spray limitano la creazione di scintille in caso la punta incontrasse un materiale duro come ad esempio una roccia e, cosa ancora più importante, creano uno scudo protettivo intorno alle punte, impedendo l'eventuale gas di raggiungerle. Sono in grado di sgretolare il carbone e per mezzo di un convogliatore scaricano il carbone su un nastro trasportatore che lo porterà sino all'uscita dalla miniera. Tutti i tunnel, chiamati stanze, che vedete nella mappa, sono stati scavati con questo tipo di macchina, lasciando tra una stanza e l'altra un pilastro di carbone a sostegno del soffitto. Dal 1996 iniziarono a utilizzare anche il sistema a tosatrice di pareti lunghe, in inglese long wall shearer. Questo utilizza sempre frese a tamburo raffreddate con getti d'acqua, ma sia il macchinario che il metodo di lavoro sono molto diversi rispetto a quello menzionato prima. Questa macchina scorre avanti e indietro su di un binario e avanza gradualmente dopo aver fresato una fetta della vena di carbone. È composta da due frese, una all'anteriore e una al posteriore. Queste lavorano ad altezze diverse in modo da coprire la maggiore area possibile. Inoltre, assieme a lei, lavorano dei supporti idraulici per il soffitto chiamati scudi. Questi servono a sorreggere il soffitto nella zona di estrazione, a cui è stato tolto il sostegno di carbone. Seguono l'avanzamento della tosatrice e il soffitto dietro di loro viene lasciato crollare. La parte che viene lasciata crollare viene chiamata in gergo GOB. Non è un sistema amico della geomorfologia degli stati sovrastanti. Infatti si possono verificare delle subsidenze del terreno in superficie e del rilascio di gas da sacche presenti in quella porzione di terra. Ma è sicuramente il sistema più redditizio per la compagnia mineraria, perché permette di estrarre una quantità maggiore di carbone in un tempo minore. Dall'anno 1995 al 2005, utilizzando i due metodi di estrazione citati in precedenza e una media di 185 dipendenti tra minatori e tecnici di superficie, la Upper Big Branch in questo lasso di tempo ha prodotto circa 3,5 milioni di tonnellate di carbone all'anno, da una vena spessa mediamente 1,37 m, comprese le partizioni di arenaria, e un'altezza media da pavimento a soffitto di 2,13 m. Dopo che l'ultimo pannello a pareti lunghe della zona sud della miniera fu completato il 27 luglio 2006, tutto il distretto sud della miniera venne sigillato mediante molteplici pareti di blocchi di cemento. In generale, la sigillatura serviva per bloccare eventuali gas che potrebbero uscire dalle zone già sottoposte a estrazione e per permettere alla ventilazione di seguire un percorso prestabilito, cioè dove sono in atto le operazioni di estrazione attive. La ventilazione avveniva tramite tre ventilatori con sistema spingi e tira, in gergo push-pull, il South Portal Fan, il North Portal Fan e il ventilatore esterente di Bandytown, posto ad alcuni chilometri di distanza dai primi due. Nel frattempo, già nel 2004, utilizzando i minatori continui, la Performance Coal Company si aprì la strada verso la zona nord con il sistema stanze e pilastri e a settembre del 2009 ha ripreso l'utilizzo della tosatrice di pareti lunghe per estrarre carbone in un'area larga 305 metri e lunga 2039, tra il Tailgate 1 North e l'Headgate 1 North, chiamata North Longwall Panel 1. Ad aprile 2010 i gruppi di minatori che lavorarono a questa zona avevano già estratto circa 1661 metri e gli rimanevano circa 378 metri per terminare il lavoro. Questa zona fu dove accadde l'incidente il 5 aprile 2010.
Al momento dell'incidente, la miniera aveva 4 serie di aperture sull'esterno. I minatori generalmente entravano nella miniera dal portale Ellis o dai portali nord o sud, questi ultimi noti come Upper Big Branch South. Le attrezzature minerarie, le forniture e i minatori stessi venivano trasportati in tutta la miniera utilizzando mantrips e carrelli, bassi mezzi su rotaia alimentati a batteria, mentre il carbone, dalle rispettive sezioni di estrazione, veniva trasportato mediante una serie di nastri trasportatori fino ai portali d'uscita, che a loro volta erano collegati ai nastri trasportatori intubati che trasportavano il carbone fino all'impianto di preparazione di Norfolk. Impiegava 190 dipendenti di vario ruolo, compresi i minatori, più 16 minatori a contratto. I minatori lavoravano su 2 turni di 10 ore, il primo turno dalle 6 di mattina alle 16 di pomeriggio e il secondo turno dalle 14 a mezzanotte. Il turno per la manutenzione era su 9 ore, da mezzanotte alle 9 di mattina. L'origine del carbone nel sud della Virginia occidentale risale al Paleozoico ed è dovuto all'accumulo di depositi di torba seppelliti da sedimenti marini a profondità considerevoli. Col passare del tempo furono trasformati in carbone bituminoso e poi successivamente sollevati alle attuali altezze dalle forze tettoniche. Nel corso del tempo il calore e la pressione hanno trasformato gli strati di sabbia e i sedimenti di fango in arenaria e roccia scistosa. Durante il processo furono rilasciati gas idrocarburi come il metano, che migrarono verso l'alto attraverso reti di fratture e strati rocciosi permeabili. Il gas del carbone deriva quasi interamente da resti vegetali e sostanze organiche, risultando in gas idrocarburi leggeri di metano quasi puro o gas di carbone, il famoso grisù, contenente tracce di idrocarburi superiori come l'etano. Il 4 aprile 2010 era la domenica di Pasqua e la miniera è rimasta inattiva per gran parte della giornata in rispetto della festività. Gli esami preturno di alcuni funzionari addetti alla sicurezza sono iniziati intorno alle 20 e non è stato registrato alcun pericolo. Verso mezzanotte le squadre di manutenzione hanno iniziato a lavorare per preparare la miniera alla ripresa della produzione del turno diurno di lunedì. Secondo il rapporto dei manutentori, 2 voci richiedevano pulizia e spolvero di rocce per l'Headgate 22, mentre non sono stati segnalati pericoli per la North Longwall Panel e la sezione Tailgate 22. La spolveratura di roccia che ho menzionato è un semplice sistema per far sì che la finissima polvere di carbone creata durante i processi di estrazione, movimentazione e altro venga ricoperta con una polvere di roccia inerte. Questa produce una sorta di intonaco che evita che la polvere di carbone resti in sospensione nell'aria e che in caso di incendio non si inneschi propagando le fiamme nella miniera, oltre ad evitare il più possibile l'inalazione da parte dei minatori. Il 5 aprile 2010  4 sezioni erano attive per l'estrazione di carbone: il North Longwall Panel, che impegnava 12 minatori, l'Headgate 22, che ne impegnava 9, la Tailgate 22, anch'essa 9 minatori, e una sezione nella zona sud di Stanze Pilastri, nota come sezione barriera, in cui lavoravano 8 minatori. Durante il loro turno, le squadre Headgate 22 e Tailgate 22 segnalarono una produzione normale senza nessun problema. Il North Longwall Panel lavorò senza problemi fino alle 10:30, riferendo 2 passaggi completi senza tempi morti e che la tosatrice si trovava parcheggiata nella zona dell'Headgate 1 North per la sostituzione di 25 bits sul tamburo posteriore. Alle 11 la squadra scoprì che alla macchina mancava una parte del perno che collega il braccio del tamburo al corpo della tosatrice. Ripararono la macchina e tra le 13:30 e le 14 riprese a lavorare. Alle 14:30 il caposquadra Rick Lane chiamò in superficie per segnalare che la tosatrice si trovava in prossimità dello scudo 115 e stava scavando verso il Tailgate 1 North. Alle 14:40 richiamò per comunicare il report di fine turno al caposquadra del turno serale, Kevin Medley. A costui venne comunicato 0% di metano, un flusso d'aria in aspirazione di 96.500 m3 l'ora su Headgate 1 e letture della velocità dell'aria di 3,9 metri al secondo allo scudo numero 9 e 2,6 metri al secondo allo scudo 160 e nessun pericolo. Questa fu l'ultima comunicazione che arrivò in superficie dal North Longwall Panel. Durante le indagini sul North Longwall Panel si è scoperto che molto vicino alle ore 15 una discreta quantità di gas era fuoriuscita dal pavimento vicino al retro di diversi scudi in prossimità del Tailgate 1 Nord.
e che buona parte di questo sia migrato da dietro gli scudi e si sia propagato nella zona finale del taglio e del tailgate 1 nord. Proprio in questa zona la tosatrice incontrò vari strati di arenaria e iniziò a emettere scintille, e quando il tosatore ha tagliato l'ultimo strato che dava sul tailgate 1 nord si è verificata l'accensione del gas. Ore 15. Gli operatori del North Longwall Panel, appena videro la vampa, spensero la tosatrice e chiamarono i colleghi che si trovavano su Leadgate 1 Nord, avvertendoli del pericolo e chiedendo loro di staccare l'alimentazione elettrica della macchina e anche l'acqua di raffreddamento. Si resero conto immediatamente che le fiamme bruciavano dietro gli scudi e, dopo aver realizzato che la combustione si autososteneva e non poteva essere controllata, evacuarono velocemente, per quanto possibile, verso Leadgate 1 Nord, che si trovava a 305 metri di distanza. Ma alle 15:02 le fiamme hanno incontrato una sacca di gas all'interno del tailgate 1 nord, provocando un'esplosione. Questa esplosione ha coinvolto circa 85 metri cubi di miscela d'aria e metano. La vampa di questa esplosione ha viaggiato per circa 42 metri in ogni direzione alla velocità di 91 metri al secondo, generando una pressione massima di circa 2812 kg forza su metro quadro, prima di esaurirsi in circa mezzo secondo, creando calore ed energia sufficienti per sollevare in aria e accendere la polvere di carbone dalle nervature del soffitto, dal pavimento e da ogni oggetto ricoperto di polvere, provocando una massiccia esplosione di polvere di carbone. L'accensione della polvere di carbone permise all'esplosione di propagarsi infine in tutte le aree sotterranee adiacenti all'esplosione, compreso il North Longwall Panel, attraversato da una vampa con una pressione di circa 9842 kg forza su metro quadro. Le prove indicano che la fiamma derivante dall'esplosione della polvere di carbone ha viaggiato nella stanza ovest del tailgate 1 nord a circa 305 metri al secondo, generando una pressione superiore a 12.655 kg forza su metro quadro. Allo stesso tempo si stava propagando verso est a circa 182 metri al secondo, generando circa 4.218 kg forza su metro quadro di pressione per alcune centinaia di metri prima di raggiungere gli ingressi del crossover tra Tailgate 1 Nord e Leadgate 1 Nord, dove ulteriore polvere di carbone venne coinvolta e la velocità della vampa accelerò fino a oltre 305 metri al secondo. La velocità della fiamma diminuì drasticamente nell'area di intersezione della North Glory Mains fino ad esaurirsi, ma ha continuato a viaggiare verso gli ingressi dell'Leadgate 1 Nord. Qui le pressioni distruttive si sono propagate con una velocità di circa 365 metri al secondo, generando oltre 14.000 kg forza su metro quadro, come indicato dai danni che fece in questa zona. Nonostante le forze in gioco, le fiamme non entrarono nuovamente nel North Longwall Panel, perché la polvere di carbone era stata bruciata dalla fiamma che si era propagata dal Tailgate 1 Nord pochi secondi prima. Tuttavia, una pressione tra 4.009 e 9.850 kg forza su metro quadro ha percorso la zona in senso contrario. Nessuno della squadra di taglio del North Longwall Panel si salvò. Nel frattempo, la fiamma e le forze sono continuate all'interno del Leadgate 1 Nord e negli ingressi del Tailgate 22, dove l'esplosione della polvere di carbone si propagava con una pressione fino a quasi 14.000 kg forza su metro quadro. Ma in questa sezione, al momento dell'esplosione, non si trovava nessuno, perché verso fine turno, ovvero intorno alle 14:50, la squadra che aveva lavorato al Tailgate 22 partì sul loro main trip e lasciò l'area di lavoro. Quando si è verificata l'esplosione della polvere, ovvero alle 15:02, la squadra stava viaggiando in direzione del portale Ellis e si trovavano esattamente all'intersezione 66 sulla North Belt. Non furono colpiti dalle fiamme, ma dallo spostamento d'aria e dalla fitta componente di monossido di carbonio creato dalle fiamme che bruciarono tutto l'ossigeno nell'area nord della Upper Big Branch. 7 minatori su 9 sono rimasti uccisi a seguito dell'inalazione di questo pericoloso gas. Si salvarono solamente Timothy Blake e James Woods. Verso Leadgate 22, nel quale la fiamma si è propagata a velocità prossima a 457 metri al secondo. Amici, stiamo parlando di quasi 1650 km/h, generando una pressione di circa 9850 kg forza su metro quadrato. In questa zona nessuno ebbe scampo. La squadra aveva completato il lavoro e intorno alle 15 si stava preparando a lasciare la sezione quando si è verificata l'esplosione.
6 delle vittime erano già a bordo del main trip e stavano aspettando gli ultimi 3 colleghi rimasti indietro, che stavano camminando sui binari verso il main trip dei loro colleghi. Purtroppo nessuno di loro sopravvisse all'esplosione. L'esplosione continuò il suo viaggio attraverso il North Gerald Mains per poi estinguersi nel West Gerald Mains a causa della mancanza di ossigeno. Verso le 15, le squadre dei turni serali, ovvero i minatori che avrebbero dato il cambio a quelli dentro la miniera al momento dell'esplosione, erano sui loro main trip. Entrarono attraverso il portale Ellis e dopo appena 3 intersezioni sentirono dapprima un'inversione della direzione dell'aria e immediatamente dopo vennero colpiti da un flusso d'aria proveniente dall'interno della miniera con una tale intensità al punto che i minatori sono stati colpiti da detriti e terra. Mike Kiblinger, un caposquadra della manutenzione, che si trovava presso il portale Ellis al momento dell'esplosione, ha ricordato: «Stava soffiando come un vento di uragano e vidi un paio di persone che stavano rotolando sopraffatti dalla velocità del vento». Greg Clay, agente acquisti, dal suo ufficio fuori dal portale, ha assistito ai risultati dell'esplosione. «Ho guardato fuori dalla finestra e ho potuto vedere polveri di roccia e detriti uscire dai portali. Questi sembravano dei motori a reazione». Le leggi sulle miniere richiedono che un operatore minerario segnali un incidente grave entro 15 minuti dall'evento al Mine Safety and Health Administration, l'ente amministrativo per la sicurezza e la salute delle miniere, abbreviato MSHA. I dirigenti della miniera hanno ritardato la segnalazione dell'incidente a MSHA e non l'hanno informato adeguatamente della sua entità. Solamente alle 15:30 il direttore della sicurezza chiamò il call center di MSHA, segnalando un'inondazione di monossido di carbonio e un'inversione dell'aria sulla linea del portale Ellis. Gli è stato chiesto se qualcuno fosse intrappolato o ferito e ha risposto no. Gli è stato chiesto se ci fosse stato un incendio o eventuali vittime e ancora una volta ha risposto no. Ha solamente affermato che le letture del monossido di carbonio potrebbero indicare un incendio. La squadra della sezione barriera è uscita dalla miniera attraverso il portale nord intorno alle 15:35. 2 minatori che stavano rimuovendo i binari vicino al portale sud non sono stati informati dell'esplosione e sono usciti dalla miniera intorno alle 16:10. Tutti i minatori non coinvolti dall'esplosione uscirono dalla miniera incolumi. Al portale Ellis, circa 30 minuti dopo l'esplosione, Chris Blanchard, Jack Rawls, Everett Hager, Wayne Persinger e Patrick Hilbert, tutti alti dirigenti dell'Upper Big Branch, tranne Hilbert, che era un tecnico abilitato al pronto soccorso, entrarono nella miniera e procedettero lentamente verso l'interno. All'altezza dell'intersezione 47 incontrarono Timothy Blake, uno dei 2 sopravvissuti che aveva lavorato al tailgate 22, che camminava verso l'uscita indossando il suo autorespiratore autonomo. Chris Blanchard ha chiesto cosa fosse successo e Blake rispose che c'era stata un'esplosione. Blake ha detto che la sua squadra era a circa 20 incroci e che aveva messo gli autorespiratori su tutti quelli che poteva. Blanchard e il suo gruppo continuarono ad avanzare, lasciando Hilbert e Timothy Blake su un main trip. Poco dopo raggiunsero il main trip della squadra tailgate 22 e videro James Woods, l'altro sopravvissuto, che cercava di aiutare i suoi compagni inermi. Questi furono caricati su 3 main trip e portati fuori dalla miniera. Nel frattempo arrivarono varie unità di soccorso dei vigili del fuoco volontari di Whitesville che immediatamente tentarono invano di rianimare i 7 minatori della squadra tailgate 22. Dal 5 al 9 aprile, oltre 20 squadre di soccorso minerario, comprese quelle di Massey Energy, altri operatori minerari, MSHA e altri ancora, hanno lavorato 24 ore su 24 nel tentativo di localizzare e salvare i minatori dispersi. Gli sforzi di salvataggio sono stati prolungati e difficili a causa della presenza di gas combustibile che più volte ha richiesto l'evacuazione delle squadre e dalla necessità di ripristinare il percorso della ventilazione che l'esplosione aveva distrutto abbattendo parecchie pareti di sigillatura. Furono eseguiti diversi carotaggi dalla sommità della montagna fino all'interno della miniera, col fine di favorire l'uscita del metano e del monossido di carbonio. Vennero usati degli aspiratori per estrarre i gas. Alla fine della giornata del 9 aprile, i soccorritori capirono che nessuno dei minatori dispersi era sopravvissuto all'esplosione. E purtroppo fu così. 29 minatori persero la vita in questa tragica esplosione.
Come detto prima, un discreto volume di gas è salito dal pavimento nel GOB, dietro gli ultimi scudi del North Longwall Panel. La zona di faglia era rappresentata da una serie di fratture tra gli scudi da 160 a 171. Questo gas è migrato per una breve distanza verso sud, dove si è accumulato invadendo la parte terminale del taglio e la zona stanze e pilastri del tailgate 1. Durante l'indagine sulla ventilazione, gli investigatori hanno constatato che in tutta la miniera erano presenti ostruzioni come cumuli di carbone, oggetti e apparati meccanici lungo la linea dell'aria, compromettendone il flusso. Il sunto è che l'indagine ha rilevato che il sistema di ventilazione dell'Upper Big Branch non ventilava adeguatamente la miniera, provocando l'accumulo di gas esplosivi. Inoltre, nella zona di intersezione tra il Longwall Panel e il Tailgate 1, nella parte che evidenzio in figura, la stanza era ostruita dal soffitto crollato. In questo modo l'aria non aveva modo di dividersi, creando un conflitto tra i flussi che arrivano dalle direzioni indicate. Questo, secondo l'indagine, ha fatto sì che il gas venisse trattenuto nell'area terminale del Longwall. Furono eseguiti dei test. Dapprima rilasciarono fumo dietro lo scudo 160. Questo viaggiò dietro gli scudi fino a raggiungere una zona in cui il GOB era caduto a stretto contatto contro lo scudo 164. A quel punto il fumo migrava da dietro gli scudi verso la zona di taglio e poi verso l'intersezione con il Tailgate 1. Provarono a rilasciare il fumo anche da dietro lo scudo 170, prima in quantità leggere e poi più pesanti. In entrambe le prove il fumo ha viaggiato dietro gli scudi fino al numero 173. Qui si divideva. Una parte del fumo continuò a viaggiare dietro gli scudi ed entrò nel Tailgate 1. Il resto del fumo passò attraverso gli scudi e viaggiò sopra la tosatrice e poi verso l'intersezione con il Tailgate 1. Gli investigatori constatarono che la tosatrice non era sottoposta a manutenzioni programmate ed era usata in modo improprio. 2 delle punte da taglio sul tamburo di coda si erano consumate e avevano perso le punte in carburo di tungsteno. Le condizioni di questi pezzi avevano quindi un alto potenziale incendiario. L'abrasione dell'acciaio contro l'arenaria ha creato scintille con una temperatura sufficiente a innescare il gas presente nell'aria. Inoltre, l'ultima linea di difesa contro le scintille, il sistema di spruzzatura dell'acqua, era effettivamente assente perché mancavano 7 spruzzatori d'acqua dal tamburo della tosatrice e altri erano ostruiti. Un rapporto di manutenzione del 1 marzo 2010 indica che gli spray sono stati rimossi intenzionalmente per lavare il tamburo dai sedimenti dell'acqua del fiume scarsamente filtrata e da altri detriti. Test successivi condotti da MSHA hanno rilevato che mancando i 7 spray, la pressione dell'acqua sugli spray rimanenti è scesa a 0 atmosfere e il sistema di spruzzatura dell'acqua non è stato in grado di raffreddare le punte taglienti e le superfici rocciose circostanti e di allontanare il gas dalle punte di taglio. Oltre a queste carenze, una delle più importanti norme di sicurezza che non veniva rispettata era la spruzzatura di materiale inerte sulle superfici. Alla Upper Big Branch veniva utilizzato uno spruzzatore montato su rotaia e poiché le sezioni Longwall e di sviluppo erano a circa 8 km dai bidoni della polvere di roccia che si trovavano presso il portale sud, il tempo per prendere un carico di polvere di roccia e trasportarlo nelle aree minerarie attive limitava lo spruzzatore a circa un viaggio a notte. Il semplice spostamento di uno dei bidoni della polvere di roccia nella zona del portale Ellis avrebbe ridotto il tempo necessario per ricaricare lo spruzzatore, come anche l'installazione di un pozzo per la polvere di roccia in prossimità delle sezioni di produzione attive avrebbe ulteriormente ridotto il tempo di ricarica. Un'unica squadra di spruzzatori di roccia, composta da un macchinista e un aiutante, era responsabile di questo lavoro, personale alla quale veniva chiesto di eseguire altri lavori oltre alla spruzzatura, tra cui l'installazione di travi, la costruzione di fermate o il rifornimento di una sezione. Lo spruzzatore montato su rotaia aveva più di 20 anni. I tubi flessibili erano spesso intasati e diversi guasti richiedevano giorni o settimane per essere riparati. L'equipaggio aveva anche un tempo limitato per spolverare le aree assegnate della miniera. Infatti dovevano essere fuori dai binari prima dell'arrivo delle squadre di estrazione del turno del mattino. Le complicazioni con la manutenzione delle attrezzature, la distanza da percorrere per caricare e scaricare lo spruzzatore e i limiti di tempo per l'occupazione dei binari spesso lasciavano solo 3 ore di tempo per applicare la polvere. Riuscivano a coprire appena 10 intersezioni, circa 305 metri, in una miniera che copriva più di 11 km di linea da trattare.
Un taccuino tenuto dall'equipaggio riassumeva i problemi con uno scritto 2 settimane prima dell'esplosione. Nessun passaggio, nessun aiuto, nessun osservatore, sono pronto a fallire qui. Questo riflette perfettamente lo stato d'animo di questo minatore. Lo sappiamo tutti che il lavoro del minatore è uno dei più pericolosi che si possa fare, ma la negligenza, anzi, il comportamento fraudolento della compagnia mineraria che gestiva le sue miniere in modo profondamente sconsiderato fece sì che 29 minatori di carbone pagarono con la vita per l'assunzione di rischi dovuti all'azienda. Nel rapporto sono inoltre dettagliate le accuse secondo cui Massey Energy avrebbe minacciato di licenziare i minatori se avessero espresso preoccupazioni per la sicurezza. Un agente degli acquisti ha testimoniato che la direzione della miniera avrebbe minacciato di licenziare un capo squadra che avrebbe chiamato e riferito che erano fermi a causa della ventilazione insufficiente. Un minatore intervistato disse: «Sai, devi semplicemente tenere la bocca chiusa se vuoi mantenere il tuo lavoro». Massey Energy ha istituito un numero verde per consentire ai minatori di presentare internamente reclami relativi alla sicurezza e alla salute. Tuttavia, alcuni minatori intervistati hanno testimoniato di essere riluttanti a utilizzare questo numero di telefono perché temevano ritorsioni. La Upper Big Branch Mine nel 2009 ha ricevuto 515 citazioni per violazioni della sicurezza. Questo numero sarebbe stato sufficiente per far chiudere la miniera, ma stranamente non venne intrapresa alcuna azione contro la Performance Coal Company. Ma nel novembre 2014 l'allora CEO Don Blankenship è stato incriminato da un gran giurì federale per 4 capi d'accusa criminali, tra cui cospirazione per violare le leggi sulla sicurezza, frode al governo federale, frode sui titoli e false dichiarazioni alla Security and Exchange Commission degli Stati Uniti. È stato condannato per un unico reato minore, cospirazione per violare le leggi sulla sicurezza, e ha scontato una pena detentiva di 1 anno. L'esplosione della Upper Big Branch non è stato un incidente, ma l'omicidio di 29 uomini e la distruzione delle loro famiglie. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando un pollicione all'insù e iscrivetevi al canale.